Ciao ragazzi, bentornati sul mio Custom Mini Vlog TV, grazie per essere qui alla seconda puntata del secondo tutorial della serie che faremo fino a Natale. Ieri abbiamo visto la basetta fatta con la sabbia, oggi finiremo la seconda basetta che ieri nel tutorial più lungo abbiamo iniziato, da adesso in poi saranno un po' più brevi perché tanto avete capito gli step iniziali, quindi ora useremo varie tecniche, varie colorazioni e cambieremo di puntata in puntata le decorazioni. Oggi vediamo appunto la basetta con il fango e quindi andiamo a vedere un terreno fangoso. Dopo la sigla iniziamo subito. Allora ragazzi, nella puntata di oggi invece dobbiamo andare a sistemare questa basetta che abbiamo iniziato nella puntata di ieri e se guardate è venuto fuori praticamente un terreno fangoso completamente marrone scuro che se vedete da un lato è completamente asciutto perché abbiamo usato il Battlemire e dall'altro lato abbiamo usato un technical che questa volta è della Green Stuff Miniatures, ha un glossante al suo interno, quindi è praticamente la stessa cosa con la differenza che il gloss lo fa sembrare effetto bagnato e quindi diventa fango. Ora non so se lo vedete da qua, vediamo un pochino se riesco, ecco. E qui se vedete in controluce ci sono dei punti che restano come se fossero bagnati. Adesso andiamo avanti a sistemarlo in modo tale che tentiamo di capire cosa ci possiamo fare. Vi ricordo quello che ho detto ieri durante la prima puntata, che non ho intenzione di fare grandi colorazioni su questo a livello di sfumature, in quanto se esagero troppo con il dry brush vado ad asciugare le punte. Allora ci sta perché il fango asciuga verso l'alto, quindi ci sta che venga asciugato qui, ma qui non devo perché ovviamente il fango resta scuro. Quindi cosa facciamo? Andiamo a mescolare il nostro colore e tentiamo di cambiare praticamente la colorazione della basetta solo dal lato che ci è rimasto praticamente asciutto e quindi arido, facendolo un po' seccare sulla superficie come se fosse proprio il fango, no? Allora adesso quello che ci interessa è un marrone. Io prendo il Dubai Brown della Scale Color, ma praticamente siamo sempre al solito discorso, usate un marrone con una tinta leggermente più chiara rispetto a quella che avete utilizzato. Voglio utilizzare un tipo di dry brush diverso da quello a paletta in questo caso, che è il diciamo pennello stondato, quindi userò in questo caso uno Small Artist Opus della serie D che ha questa punta radiale molto più comoda per poter fare un dry brush appunto radiale. Allora vado a prendermi il mio colore, qui ho intenzione di fare vero dry brush, quindi prendo proprio il pennello asciuttissimo, coloro il pennello e levo via sulla carta la maggior parte del colore del pigmento e comincio a darlo solamente sulle superfici del fango, solo nella parte che appunto abbiamo detto deve rimanere asciutta, leggerissimo. Vedete che praticamente specialmente in telecamera con la luce probabilmente lo vedete veramente poco e va bene così, non dovete esagerare perché c'è il rischio di avere a Venezia noi lo chiamiamo il pettone, cioè quando vi fa la macchia di colore che non ci deve essere. Vedete, pian pianino a stratificazioni, anche perché se esagerate vengono via pezzi. Ora va bene che vengano via perché appunto come vi dicevo ieri la natura non è mai completamente lineare e quindi bene che vi ricrei un effetto di stacco e di caos totale, quindi se viene via un pezzo non vi arrabbiate, rimedieremo dopo in altri modi, però non esageriamo troppo. Allora finisco l'ultimo pezzo e vediamo che cosa ci regala di resa questo colore. Io direi che già quasi ci siamo,
non esagererei mica tanto con questo, perché effettivamente mi fa molto stacco, la parte più secca si vede che è secca e la parte bagnata la mischio leggermente, non di più, perché voglio che resti questo effetto di fango bagnato. Quindi a questo punto direi di schiarire ulteriormente con un colore leggermente più chiaro del Dubai Brown, e diciamo che possiamo andare sul Iroko. Iroko è una sorta di brown anche questo, che andrò a mettere sulla punta del mio pennello ancora sporco del precedente colore, così si mischiano e mi fanno un altro intermedio, un passaggio intermedio. Questo nel dry brush è una tecnica che si usa ed è molto utile, cioè non pulire il pennello subito, ma fare un primo passaggio stratificato sfruttando il fatto che il pennello è sporco ancora del colore più scuro. In questo modo avete un passaggio intermedio naturale. Poi ovviamente dovete cambiare, secondo me, pennello, perché cambiandolo avete pennelli più asciutti, più comodi, e via così. Insomma, adesso questo qui ovviamente è un colore estremamente, vedete che vado a metterlo addirittura sopra il vecchio colore. Questo è estremamente chiaro, stavo dicendo, quindi dovete veramente pulirlo e andare leggeri, leggeri solo sulle punte, non esageriamo. Leggeri vuol dire non appoggiare neanche il collo del pennello, State leggeri e continuate a passare per stratificazione, si dice, e questa è una cosa che in realtà mi hanno insegnato quando ho fatto l'istituto d'arte, e praticamente la professoressa ci rompeva le scatole dicendo sempre continuamente stratifica, stratifica, cioè continua a fare passaggi di sfumatura di colore senza esagerare, cioè senza calcare la mano per intensificare quella sfumatura, perché non viene ovviamente graduale come viene invece stratificando, che dà un effetto quasi come quello che fa l'aerografo, in poche parole. Allora, io ho già praticamente finito, quindi adesso direi di andare a fare qualche intervento proprio sulla basetta a livello in questo momento di acqua, nel senso che dove ovviamente è rimasto fangoso ci potrebbe essere ancora dell'acqua. Allora mi metto via il mio pennello, vado a prendermi la Still Water, che è praticamente un prodotto della AK, che useremo anche domani nella puntata della neve, e puntata che vi piacerà perché quello della neve è sempre una basetta un po' particolare, e questa vi dà proprio l'effetto bagnato, e andiamo a metterlo in tutti i punti che ci sono rimasti, come vedete, abbastanza piatti. Dove ci sono i punti piatti voi andate a mettere la resina e la resina vi fa l'effetto bagnato. Ovviamente io vi sto cercando, insomma, in questi tutorial di farvi vedere delle basette leggermente più complesse, insomma, no? Dove c'è un minimo di lavoro sopra, e non però riuscendo comunque a raggiungere un risultato egregio senza poi dover strafare, no? E quindi io spero che vi piacciono questi tutorial per questo motivo qua, cioè chiaramente c'è chi non ha voglia di comprare la resina, c'è chi non ha voglia di comprare, per esempio domani con la neve useremo tipo 4-5 prodotti. Vi farò anche un tutorial con la pietra pomice, che fai un passaggio nella pietra pomice e ci colori sopra, vi fa questo effetto piuttosto che quello della basetta che abbiamo visto ieri, no? Allora, io ragazzi direi che una volta che si è asciugata, e anzi guardate, a questo punto vado a spandere la resina in modo tale che sui bordi rimanga e faccia stacco. Ok, diciamo che ci siamo. Mi raccomando, lavate bene il pennello dopo che avete utilizzato la resina, perché si scioglie con l'acqua quando ovviamente è ancora completamente liquida. Nel momento in cui asciuga non le levate più, perché diventa come la plastica trasparente. E quindi questo è quanto. Allora adesso nelle zone secche vedete viene fuori il fango con la terra che si sta già seccando, la parte sotto è bagnata dalla resina, la parte davanti ha un gloss del fango che la fa sembrare fangosa. Io direi che a questo punto già questo tutorial con questa basetta è a posto, e abbiamo già visto cosa potremmo fare con delle basette a fangose, diciamo in terreno fangoso. Ultima cosa, anche qui un po' di foglie, perché a me piacciono moltissimo, e tra le altre la resina aiuta molto perché le attacca,
Quindi io prendo con la pinzetta le solite foglioline e le appoggio sull'acqua. Ovviamente alla fine di questo passaggio una idea interessante, quindi dovete aspettare che la resina sia completamente asciutta, è passare diciamo del Agrax sulle foglie per inserirle un pochino di più nel dioramino che abbiamo appena fatto della basetta. E questo è quanto, guardate, questa è già la nostra basetta finita con le foglioline cadute. Ecco qua, adesso io ve la faccio vedere ovviamente come ieri in zoom da vicino. Quando sarà asciutta la vediamo praticamente sul finale e anche oggi abbiamo concluso la nostra puntata sulle basette. Ve la metto un po' più da vicino, vediamo un pochino che effetto fa, vediamo se mi cambia in macro. Eccola qui, vedete che ho praticamente in controluce questo effetto che ora vedete bagnato perché la resina è ancora bagnata, ma domani quando sarà asciutta l'effetto rimarrà il medesimo e quindi avete ovviamente sul davanti il gloss del fango, dietro, scusate la telecamera, qui c'è il fango col gloss, dietro avete qui la parte diciamo secca che emerge dalla resina, che è l'acqua ovviamente, e poi c'è l'acqua in giro, e questa è una basetta a terreno fangoso. Ci vediamo tra poco per il recap e niente, vi spiego e vi faccio un riassunto di quello che abbiamo utilizzato. Allora ragazzi, in questa seconda puntata abbiamo visto la basetta fatta di fango. Fango perché piuttosto che aver messo la base con, come abbiamo fatto ieri, diciamo nella puntata di ieri, con la sabbia incollata direttamente con la cianoacrilica o attack se volete chiamarla così, oggi abbiamo utilizzato un technical della Games Workshop, quindi della Citadel, che si chiama Stirland Battlemire e praticamente serve proprio a fare la stessa cosa che facciamo con la sabbia e l'attack, però la fa direttamente lui, quindi ha una colla, un pigmento marrone scuro in questo caso, che solidificano, e abbiamo usato due tipi diversi. Ho preso anche un technical della Green Stuff World che fa praticamente il mud, che è il fango, quindi una parte è rimasta asciutta e una parte è rimasta glossata. Subito dopo questo recap vi faccio vedere un 20 secondi di basetta che gira e vedrete che ci sono anche delle macchie fatte come fossero acqua, che quindi fa fanghiglia con poltiglia varia, e le ho fatte con la resina fatta in bottiglia che praticamente è a effetto rapido. Potete addirittura aumentare questo effetto di solidificazione se avete fretta con le luci ultravioletti, quindi le pilette piccoline che potete proiettare sopra. Basta pochissimo, oppure se vostra madre si fa le unghie e si fa appunto le unghie professionali, le mette sotto quella luce viola, quelli sono i raggi UVA, e quindi potete mettere sotto la basetta, nel giro di un paio di minuti diventa dura come la plastica, è fatta apposta. E niente, questo è quanto, quindi vi ringrazio tantissimo di essere rimasti qui. Di nuovo vi chiedo di iscrivervi e di cliccare sulla campanellina, così rimanete sempre aggiornati, e tra le altre ci vediamo domani per la terza basetta e la terza puntata. Ciao!